Francesco e Alessandro sono stati presi in Y Combinator, che è un po' come la Harvard delle startup. Infatti Y Combinator, abbreviato YC, è oggi il più importante acceleratore di startup al mondo, da cui sono uscite aziende come Airbnb, Dropbox, Coinbase, Stripe e Reddit. Sam Altman stesso è stato in YC e poi ne è diventato anche presidente, fondando in quegli anni OpenAI. YC ha sede in Silicon Valley ed è stata fondata dal leggendario Paul Graham, che negli anni ha scritto una serie di articoli diventati una sorta di Bibbia per chi vuole fare startup. Li trovate tutti online. Per cui quando ho scoperto che 2 italiani erano stati presi al Batch della primavera 2025, mi sono detto devo farci una chiacchierata. Hey there! Buongiorno. Buongiorno! Come va? Tutto bene, tutto bene. Benvenuto. Siamo qua a San Francisco da un mese e mezzo quasi, siamo qua per il batch di YC. Come vedi qua sono passati diversi YC batchmates nel corso del tempo. Ci hanno lasciato tutti dei libri, delle varie cose, tra cui borracce, anche una vecchia borraccia di YC. Questa è una zona vicina all'ufficio, quindi tanti... È qua vicino all'ufficio di YC? Un quarto d'ora a piedi. Qua c'è la cucina, molto americana, come stile di casa, un po' vecchiotta. Ex garage. Rigorosamente macchina del caffè comprata, DeLonghi. Esatto, abbiamo dovuto subito passare dal caffè americano a quello più E dicevate, italiano. la maggior parte dei ragazzi di YC in realtà sono in un residence qua vicino. Esatto, Ma sì. voi avete deciso di prendervi un Airbnb qua, si sta meglio. Sì, per una questione di essere un po' fuori dalla bolla di tutti quelli di Y Combinator e poter vedere un po' più una zona reale della città. Come sono sti ragazzi? Sono giovani? Sono presuntuosi? Allora, ci sono 2 tipi che abbiamo visto principali. Tanti che hanno magari lavorato in big tech, hanno visto un problema durante il loro lavoro in passato e hanno fondato una startup su quello. Tipo sì, esatto, più noi come team, eccetera. Oppure ci sono tanti che invece sono super giovani, drop out dalle università qua americane, e anche addirittura abbiamo qualche team che sono high school dropouts, che quindi sono 17enni, 18enni che sono partiti, e comunque devo dire che quei team, anche se sono molto giovani, hanno già bei risultati, cioè hanno parecchio MRR, tanti utenti, quindi non vengono presi per caso, sono veramente bravi. Hanno dei bei business. Sì, esatto. Loro sono là 3 mesetti, ma io 2 settimane. Per cui per i dati per 2 settimane non sono andato a farmi il piano telefonico americano, anche perché ogni mese viaggio in continenti diversi. E per questo per i dati uso sempre Saily, che da quando ce l'ho mi ha svoltato tutti i viaggi extra Europa, cioè quasi tutti quelli che faccio. Che io vada da Hong Kong a San Francisco o nella vicina Svizzera, che però mannaggia lei non ti permette di usare i piani italiani, uso sempre Saily. È una eSIM sulla quale posso caricare i dati di tutti i paesi che voglio. La installo una sola volta e poi carico i dati di qualsiasi paese. Tra l'altro i dati si attivano anche in automatico quando arrivi effettivamente nel posto. E in tutto ciò, se vuoi, puoi anche localizzarti in altri posti o limitare gli annunci. Questo perché Saily non è una startup uscita da Y Combinator, ma è uscita da Nord Security, un'azienda bootstrappata lituana. Per cui se andate sul link in descrizione o sul QR code e se utilizzate il codice Ascani avete un bello sconto. Ok, torniamo al video. Cosa hai studiato? Ingegneria informatica a Bologna, 3 anni solamente, bachelor. Ho iniziato la mia carriera in Microsoft 5 anni fa ormai, inizialmente come contractor, poi sono tornato in Italia come customer engineer, mi sono spostato poi a Dublino come software engineer, ho lavorato per il team di Office a Dublino, poi dopo Office il team di Bing, Microsoft AI sotto Mustafa, e per l'ultimo periodo in Microsoft invece ho lavorato come software engineer per Gaming AI in Xbox. Hai cambiato un sacco di ruoli. In realtà Microsoft te lo permette, diciamo che sono visti anche di buon occhio trasferimenti interni da un team all'altro. Lavori per la stessa azienda ma in realtà vedi realtà molto diverse. Poi ho parlato con Alessandro, che invece lavorava in Notion, proprio nel periodo quando anche io ho fatto il mio video dentro Notion, intervistando i fondatori. Ho studiato economia aziendale, mi sono appassionato già subito del fare startup, quindi sono partito con un primo progetto startup, facevamo videogiochi per aziende, era poco scalabile, quindi a un certo punto poi abbiamo deciso di cambiare e abbiamo creato nell'inizio 2022 un AI Coding Assistant, praticamente completavamo un concorso ai tempi, era poi uscito poco dopo ChatGPT, però poi le cose insomma non sono andate perfettamente, quindi a un certo punto sono andato a lavorare da Notion, è stata una bellissima esperienza, mi occupavo delle startup in Europa, più della parte growth, e poi da lì poco tempo fa ci siamo beccati con Fra e siamo arrivati a lavorare a questo. E tu sei di? Io sono genovese, ho studiato a Genova economia aziendale, però ho iniziato a lavorare durante l'università. Quindi già durante la scuola aveva creato una startup B2B per vendere giochi alle aziende. E che fine ha fatto quella startup? Abbiamo poi chiuso l'azienda a un certo punto, avevamo dei clienti, alcuni tipo anche clienti grossi, enterprise italiani, abbiamo fatto bocconi for innovation, quindi non siamo passati attraverso loro, è stata una bellissima esperienza, però poi c'era bisogno di molta personalizzazione, quindi non era molto scalabile come business. Classico problema delle startup
italiane. Al posto di scalare diventano agenzie perché servono soldi. Quando se ne è reso conto ha fatto pivot e ha fatto una startup che usa l'AI per fare coding, come quelle che oggi fanno vibe coding che stanno spopolando. Dove avevamo più di 50.000 utenti, abbiamo fatto Techstars a Berlino, quindi abbiamo vissuto per un certo periodo, siamo andati a Berlino e è stata una bellissima esperienza anche quella. Nonostante ciò forse al tempo era troppo presto e infatti non è riuscito a raccogliere abbastanza soldi. Tutti ai tempi dicevano che costruire l'Aper on top of OpenAI o Anthropic fosse molto stupido e quindi non riuscivamo a fare il round. Questo era 2023. E quindi quando io ho fatto il video in Notion tu eri appena arrivato? Ero appena arrivato, mi ricordo che appunto mi dicevano stiamo facendo questo, devo andare a San Francisco per assistere a Marcello, quindi era proprio l'inizio. Francesco e Alessandro si sono conosciuti quando lavoravano ancora nelle precedenti aziende e si sono poi ritrovati grazie alla funzionalità sul sito di YC per trovare i cofondatori, il Tinder per le startup, così viene chiamata. Siamo conosciuti in realtà a Dublino, entrambi. Io lavoravo per Microsoft, lui lavorava per Notion. Non avevamo le idee chiare, nessuno dei due, su quello cosa fare nel futuro, se proseguire in Microsoft e Notion. Ho detto tentiamo di fare startup perché Microsoft comincia a starmi un po' stretta dopo 5 anni. E niente, mi sono iscritto sulla piattaforma di YC Co-Founder Platform Matching, che tutti chiamano Tinder for YC Startup. Ho fatto la richiesta lì, mi ha contattato Ale, ha detto ti ricordi di me? Io l'ho visto e ho detto cavolo, ma questo l'ho già beccato. Ma come funziona Tinder YC? Nel senso che tu chiunque può andare Chiunque può andare e dire ho bisogno di un co-founder e magari ho bisogno più della parte tecnica piuttosto di quella business. Sì, quindi tu sei il tecnico e esatto. tu sei il business. Esatto, è praticamente una piattaforma pubblica dove tu metti le tue informazioni, quello che stai cercando e tutte le persone possono vederlo. Il fatto di aver utilizzato questa piattaforma è un vantaggio per quando poi uno fa la candidatura oppure è rilevante? Direi che ha dei vantaggi e dei svantaggi. Vantaggio è che comunque sia utilizzi una piattaforma che la stessa YC evangelizza in un qualche modo. Svantaggi è che non ci conoscevamo da troppo tempo io e Ale e fai conto, come dicevamo prima, che ci sono fratelli che fanno application per YC, quindi uno svantaggio dal lato nostro è che avevamo lavorato insieme solamente per qualche mese. Però il fatto che alla fine attraverso la piattaforma vedi cosa vuole una persona, cosa vuole l'altra, quali sono gli obiettivi, no? e i topic su cui lavorare, quello invece è molto utile rispetto a conoscere uno completamente a caso. Ok, ma com'è nata l'idea della startup? Diciamo che internamente a Microsoft avevo una marea di side hustle interni perché quello che facevo nel mio daily job non mi piaceva tantissimo e quindi già cercavo di fare dei paper di ricerca interni a Microsoft. Ho lavorato con il team di Windows sul primo computer use AI agent per Windows e tutta la piattaforma per testarli. Lo facevo in Microsoft come diciamo lavoro secondario. Quindi abbiamo fatto questo paper di ricerca, è andato bene, l'abbiamo pubblicato. Poi ho cercato molto di spingere la produttizzazione di questo prodotto internamente in Microsoft, non sono riuscito. Nel contempo parlavo con Ale e ho detto magari su queste tematiche possiamo sviluppare un prodotto, un AI agent che ti permettono di controllare il PC sotto forma di click, type, scrolling. È una cosa che va molto a livello di ricerca ma nessuno ha creato dei prodotti a riguardo. Quindi a settembre praticamente mi fa vedere queste cose e io dico cavolo, questo è, è il sogno di sempre. Quando ho visto quello a cui potenzialmente potevamo lavorare insieme ho detto cavolo, questo è un qualcosa che sarà molto importante. E ai tempi non era ancora uscito tra l'altro il modello di computer use di Anthropic. Esatto. Quando è uscito ha fatto clamore, ci siamo ancora più convinti che fosse il momento giusto per farlo. Avete presente ChatGPT? Ormai è in grado di capire cosa succede su uno schermo. Se gli mandate uno screenshot di un programma e siete bloccati, magari vi dice come uscirne. Però per ora siete sempre voi che dovete cliccare, perché ChatGPT è un language model, non può agire direttamente. Il passaggio successivo che sta già avvenendo è quello degli agenti, cioè, dato che ormai ChatGPT già vede e capisce benissimo, permettergli anche di cliccare e fare cose. Per cui in questo periodo stanno nascendo un sacco di agenti, e se vogliono fare cose sullo schermo dovranno per forza poter cliccare e muovere il mouse. QA è un'interfaccia open source che Alessandro e Francesco hanno creato che permette di fare proprio questo, cioè testare agenti AI che possono controllare il cursore cliccando, scrivendo, scorrendo, eccetera eccetera. Abbiamo cominciato subito a sviluppare dei prototipi a riguardo, quindi a settembre abbiamo cominciato a lavorare questi prototipini interni. Abbiamo detto in questo momento computer use AI agents è ancora a livello di ricerca, possiamo in realtà cominciare a fare commoditization di questa tecnologia tra vari developer perché mancavano tutta la parte di tooling e la parte di accessori a livello open source per creare questo AI agent framework. E niente, ci siamo messi praticamente da novembre, Natale, a sviluppare questo prototipo e siamo andati open source l'ultima settimana di gennaio. Siamo andati open source con quello che consiglia YC. Abbiamo fatto un post di lancio su Hacker News, che è la piattaforma, diciamo il forum principale di YC. È visto molto di buon occhio da parte di YC fare un lancio lì e nel nostro caso, tra una questione di timing e che fortuna, il lancio è andato molto
bene, abbiamo avuto migliaia di star su GitHub nel giro di qualche ora. Sì, siamo andati virali. 24 ore abbiamo avuto tantissime star e tra l'altro una cosa divertente sul lancio, nel senso non era molto preparato, il tool l'avevamo rilasciato open source. Io una domenica a pranzo casualmente vedo che è uno degli orari consigliati, dico vabbè lo lancio subito, dai, poi lo faccio vedere a Fra, tanto non pensando che sarebbe andato bene, e poi sono iniziati ad arrivare un sacco di commenti, poi i developer a volte sono anche molto, vanno nei dettagli, quindi insomma non riuscivo più a rispondere. Fra allo stesso tempo era a un pranzo di famiglia, non poteva aprire il laptop, quindi c'è stato questo. E io nel corso di questo pranzo spagnolo, che sai che durano 2-3 ore, ero sempre lì con il telefono a rispondere ai commenti, a dire ad Ale, molto gasato. Sì, è stato... Francesco e Alessandro hanno seguito il percorso startuparo da manuale, hanno avuto un'idea, hanno creato un MVP e lo hanno rilasciato open source per vedere se avesse trazione. Dell'agent che ti controlla lo schermo è la prima cosa che ti può venire in mente, no? Come mai siete arrivati proprio voi? Cioè nel senso non esisteva già qualcosa di... Esistevano prototipini, erano più demo. L'idea principale è che, come ti dicevo, mancavano questi tool di sviluppo per gli open source developer, e quindi lasciare quasi per primi il primo Computer Use AI Agent per macOS, e quindi l'idea di poter prototipizzare il tuo AI Agent sul tuo MacBook e poi rilasciarlo sul cloud, diciamo, è stato visto molto di buon occhio. Hanno anche utilizzato il vostro codice? Come funziona in quei casi? In quel caso il tool è completamente open source. Quello che succede è che hai sia star che fork che diciamo contribution. Cioè, chi se lo fa proprio? Chi se lo fa proprio. Il lato negativo e positivo, perché poi a distanza di qualche mese scopri magari qualche azienda che sta ancora utilizzando il tuo tool e poi ha dei problemi, viene da te comunque sia, per dire ok, possiamo fare questo pilot. E là avevate già fatto la candidatura per YC o l'avete fatta immediatamente dopo? L'abbiamo fatta circa una settimana dopo quel momento, anche perché era proprio l'ultimo giorno per candidarci, quindi è stata proprio una conseguenza di effetti. E poi non ci aspettavamo ovviamente del risultato della candidatura, ci speravamo, ma abbiamo detto facciamola prima, poi sicuramente magari faremo altre, poi dovremo lasciare il lavoro. Insomma, sono stati cauti, non hanno lasciato il lavoro subito, ma hanno aspettato che il loro MVP dimostrasse di avere potenziale. Solo a quel punto si sono candidati per YC e solo una volta che sono stati presi si sono dimessi dal loro lavoro. La candidatura funziona che hai circa 6-7 domande molto aperte sia sulla tua persona, il team e il prodotto, e poi devi sviluppare una demo, giusto un proof of concept. Noi avevamo la piattaforma open source ma nessun video in cui avevi il Computer Use AI Agent che praticamente funzionava, veramente un video che non avrei mai comprato, ecco, da developer esterno. Quindi anche lì ti chiedi a distanza di tempo che cosa YC ha visto che magari noi non vedevamo in quel momento. Noi credevamo molto nell'idea ma sapevamo di essere molto early, anche quando abbiamo fatto la prima candidatura. Quindi sono 6 domande più un video? 6 domande più un video. E quello basta fino alla fine? No, dopo c'è un secondo step, praticamente ti fanno anche delle interview, un interview da 10 minuti praticamente, in cui ti distruggono molto velocemente, tante domande, tanta pressione. Alcuni hanno una seconda interview con altre domande, alcuni invece praticamente gli danno uno slot per una seconda interview e poi in quell'interview gli dicono che esatto, che è successo questo. A noi è successo questa cosa qua, quindi avete fatto la seconda interview e vi hanno detto complimenti ragazzi, siete dentro. Sì, giusto qualche domanda iniziale, poi hanno detto va bene, vi vediamo dentro. Bello. Sì. La nostra partner Diana Hu ci ha veramente rostato durante la prima interview e pensavamo di non essere presi. Sì, io ero sicuro che non ci avessero preso, ho detto vabbè, rifaremo poi la prossima. Hanno menzionato la loro partner, ma che vuol dire? Come funziona? YC è divisa in batch, cioè questi programmi di 3 mesi. In questi 3 mesi ogni startup è seguita da un partner che gli fa da mentore, di solito un ex startup che ha fatto un sacco di soldi. Questa persona connette le proprie startup con il giusto network, gli dà consigli, con l'obiettivo di farle arrivare pronte alla fine dei 3 mesi per il fatetico Demo Day, dove dovranno pitchare davanti agli investitori. Una volta si facevano 2 batch all'anno, adesso i batch sono 4 e per ogni batch è anche aumentato il numero di startup. Funziona che praticamente ogni batch, per il modo in cui lo stanno gestendo adesso, più o meno ha tra 100 e 150 startup, quindi ovviamente hanno una decina di partner che ne vedono molto bene, diciamo una decina di startup, quindi questo è più o meno il meccanismo. Poi hanno i partner principali che sono quelli magari con più esperienza eccetera, poi ci sono i visiting partners che sono questi altri appunto soci eccetera di YC che aiutano, supportano i partner principali. E questa Diana chi è? Diana è una leggenda in YC, diciamo che tutti i partner vengono comunque sia da un background molto importante, hanno tutti fatto YC in passato e lei ha venduto la sua startup a Niantic molti anni fa e da quel momento in poi è diventata partner per YC. Come funziona il deal? Ovviamente ti danno accesso a tutto questo network, tutta la knowledge eccetera, poi allo stesso tempo ti danno anche un investimento che è fatto da 2 parti. Uno mi sembra sia $175.000 che è quello che
ti danno già proprio in equity convertita, e invece l'altro è un $325.000 in safe, che quindi poi va a convertirsi nei round futuri. Ti danno $500,000 di ticket per partire. Quindi YC ti dà subito 500.000 euro, di cui i primi 175 sono ad una valutazione fissa, in cambio del 7% della startup. I restanti 325 sono un safe, uno strumento molto popolare inventato da YC che ti permette di ricevere subito i soldi, ma di convertirli in quote al round successivo a quella valutazione. Quindi per YC alla valutazione del Demo Day. Secondo me il vero motivo per cui vale la pena fare YC non è tanto il finanziamento, che magari molti team spesso potrebbero trovarlo comunque in ogni caso, ma è più che altro appunto la qualità dei partner, dei consigli che ti danno, e la quantità di startup di ottimo livello che hanno visto, e poi l'altra è sicuramente la capacità di metterti di fronte a tanti investitori nel modo giusto. Quindi loro sono molto bravi in tutta la parte di fundraising, poi verso il Demo Day eccetera, sono molto bravi a creare FOMO per gli investitori. Certo. Voi quando avete scoperto di essere stati presi? La prima settimana di febbraio, in realtà siamo quasi stati i primi ad essere presi, quindi abbiamo avuto un mese praticamente per prepararci poi al batch. Perché voi siete arrivati qua invece quando? Il 3 aprile. Quindi il 3 aprile siete arrivati qua, c'è un percorso di 3 mesi in cui dovete stare qua, e al termine di questo percorso c'è il Demo Day, dove vi mettono sul palco a farvi ascoltare da tutti gli investitori, che sono dai più leggendari investitori della Silicon Valley ai billionaire, che se li convincete investono sulla vostra startup. Esatto. Il vostro obiettivo è arrivare a quel giorno pronti per il Demo Day. Che obiettivi vi hanno dato? Obiettivi: essendo un tool open source abbiamo sia delle metriche dal punto di vista quante star raggiungeremo sul nostro progetto GitHub da qua al Demo Day. Attualmente stiamo andando molto bene, e poi l'altra fetta molto importante è la parte di MRR e quanti pilot riusciamo a chiudere da qua al Demo Day. Ok, MRR vuol dire già soldi che iniziate a guadagnare. Esattamente. Esatto, sì, sì. Quindi voi siete già sul mercato? Sì, siamo Il sul prodotto è mercato. funzionante. Abbiamo già alcuni clienti, il prodotto è funzionante, stiamo facendo già dei pilot. Comunque in generale il consiglio che ti dà YC e l'obiettivo che ti dà YC, che è una buona regola per tutte le startup, è quello di, finché non fai fundraising, non concentrarti assolutamente su investitori, round eccetera, ma concentrarti solo su i KPI. esatto, prodotto e sales. A livello pratico cosa succede? Voi atterrate qua e il primo incontro cos'è? Il primo incontro è stato un weekend in cui ci siamo incontrati con altri del batch, ancora prima di iniziare diciamo formalmente YC, e poi la prima settimana del batch abbiamo vari talk sia da partner che da guest. Abbiamo avuto come guest il CEO di Perplexity, abbiamo avuto Brian Chesky from Airbnb. Il luogo fisico dov'è? Il luogo fisico è qua in Dogpatch hanno un Dogpatch. ufficio. E quindi voi andate fisicamente là, immagino ci sia una sorta di aula magna, Esatto. un teatro, Sì, esattamente. dove alle 4 tutti qua arriva Brian Chesky a farvi il discorso. Sì, esatto, sembra molto di essere all'università un po' per certi Ok, versi. qual è stato lo speech più bello che avete ricevuto finora? Allora, quello di Brian Chesky, devo dire che ti trasmette proprio un'energia incredibile. Questa storia che hanno avuto dal nulla a fare i cereali. In realtà ce ne sono ancora alcuni interessanti che voglio vedere, tipo prossima settimana abbiamo Sam Altman. Devo dire che mi ha sorpreso molto il fatto che siano tutti talk molto onesti. Il fondatore di Cursor, per esempio, che è venuto, nel senso, ti fanno sentire che anche loro sono ragazzi come noi. Voi avete modo di interagire con queste persone o comunque è molto... Un po' di difficoltà a parlare con speaker per sé, però poi hai accesso a tutto il network di YC, quindi anche Gary Tan, siamo riusciti a parlare con lui. Dove vi migliora le comunicazioni? Avete una piattaforma condivisa? Oppure... Sì, abbiamo Slack dove ci sono avete tutti i Slack. messaggi con i gruppi, sì. Ok. A parte questi speech, formalmente ci sono degli altri momenti? Abbiamo delle office hours bi-weekly, poi delle group office hours con gli altri batchmates del nostro gruppo. Diciamo che YC, essendo così grande, praticamente divide appunto per partner, e quindi ci sono circa 6-7 gruppi, e noi ogni 2 settimane ci vediamo con gli altri batchmates e parliamo di problematiche. Diciamo che al centro dell'agenda c'è sempre un topic specifico. Comunque non c'è un percorso molto strutturato a livello di temi, semplicemente dovete grindare, lavorare, se ci sono problemi dal vostro partner. Esattamente, definiamo noi la nostra agenda quando parliamo con il partner. Esatto. E voi siete più o meno a metà strada, giusto? Ce la farete a raggiungere questi obiettivi, questo Demo Day? Siamo molto ottimisti, diciamo che alterniamo fasi di lows e fasi di high. In questo momento gli high sono di più che i lows. Riusciamo comunque sia ad avere i nostri obiettivi, almeno settimanali, quindi siamo molto positivi che ce la faremo. La prossima settimana faremo un importante release per noi, quindi anche questo è fondamentale. Se una volta YC era quasi una garanzia di successo, adesso alcuni sono molto critici. Ci sono molti più batch e sono molto più grandi. E quindi per gli investitori il fatto che una startup abbia fatto YC non è più un segnale forte come prima, e non giustifica sempre le mega valutazioni a cui arrivano le startup al Demo Day. Spesso startup che magari ancora non fanno soldi e non necessariamente hanno traction, ma già valgono 10, 20 o 30 milioni. Diciamo che essendo molti
essendo tanti, il rischio naturalmente è che la tua identità un po' sfumi, però devi naturalmente continuare a fare quello, diciamo, è stata la tua vocazione iniziale. Ancora prima di entrare dentro YC, il nostro obiettivo è sempre rimasto lo stesso. Sicuramente un po' è vero, quando il numero di startup è così alto è difficile per i partner riuscire a sopportarti come faceva Paul Graham, che li andava a prendere per il colletto e li ributtava a lavorare. Sicuramente un po' diverso, però comunque ne vale ancora la pena per la piattaforma che è, per tutta la serie di network e opportunità che ti dà. YC ne vale ancora la pena. È più difficile per le startup, diciamo, emergere da tutte le altre startup che ci sono nel batch. Nonostante il numero di startup sia maggiore, si stima ancora che in YC una startup ogni 100 diventi unicorno, cioè arrivi negli anni successivi a valere $1 miliardo. Non mi ricordo esattamente la percentuale, però di recente Gary Tan aveva pubblicato un post in cui raccontava che circa il 10% di ogni batch diventa una $1 billion company. Poi non mi ricordo se era 10% o qualcosa di simile, però mi aveva molto impressionato. Siete 100% contenti o c'è qualcosa che non vi aspettavate di diverso, che magari potrebbe essere migliorato, o che siete rimasti delusi? Direi esperienza totalmente positiva. Per noi YC è stato sempre un sorpresi sogno. in positivo invece? Qualcosa che vi ha proprio fatto esplodere il cervello? Principalmente parlare con i partner, persone come Diana che ti rimettono sempre, diciamo, in riga anche nel momento in cui puoi avere, diciamo, idee più svariegate anche su un pivot. Diciamo, il supporto dei partner sinceramente è una delle cose più positive. Voi finirete il batch e poi deciderete allora cosa fare. Voi sapete già quanto vorrete raccogliere? Non abbiamo ancora chiarissimo, cioè non ci abbiamo ancora pensato più di tanto. Abbiamo un'idea di cosa potremmo raccogliere. Una settimana, in base a quello che avete combinato. Esatto, sì. Abbiamo la cosa è che abbiamo già la settimana del fundraising completamente già quasi piena di investitori schedulati. Hanno già schedulato? Sì, c'è stato molto interesse da parte degli investitori per noi e quindi abbiamo già praticamente tutti i slot pieni. È dopo il demo day? Il demo day poi c'è la settimana prima? No, è la settimana prima del demo day. Quindi prima già paga gli investitori? Il 70% delle startup chiude il round prima del demo day, quelle che fanno il round. Esattamente. Terminata la chiacchierata, ho montato questo video e poi ho chiamato i ragazzi, perché nel frattempo era arrivato per loro il demo day. Ma com'è andato? Ciao Marcello! Ciao Marcello. Questa è l'ultima settimana di YC, abbiamo appena concluso il nostro round a tempo record. Alla domanda YC is worth it? It's worth it. It's worth it. Insomma, neanche il tempo di finire di montare il video che i ragazzi hanno terminato il batch, hanno fatto il demo day e hanno chiuso il loro primo round di investimento.